tutti e bentornati in Domotics Duino. Oggi riprendiamo la nostra serie di video dopo la pausa estiva, riprendendo un discorso che avevamo lasciato in sospeso qualche video fa, e cioè l'installazione di InfluxDB2 sul Raspberry. Avevo già fatto delle prove per installare InfluxDB2 sul Raspberry per utilizzarlo con OpenHub. Le prove su Windows erano andate bene perché il sistema operativo era 64 bit, mentre sul mio attuale Raspberry non era possibile installarlo perché InfluxDB2 necessita di un sistema operativo a 64 bit e io avevo il Raspberry con OpenAbian a 32 bit, quindi mi ero bloccato nell'installazione. Adesso che ho ripristinato il Raspberry con OpenAbian a 64 bit, ho reinstallato OpenHub ultima versione stabile e ho migrato la mia configurazione da interfaccia grafica a file di testo, posso finalmente installare InfluxDB2 in quanto ho OpenAbian a 64 bit. L'installazione la farò con Docker in quanto al momento ho il mio InfluxDB 1.8 che gira come container Docker sul Raspberry. In questo modo io posso installare InfluxDB2 in parallelo all'attuale versione di InfluxDB, in modo tale che possa fare dei test prima di effettuare la migrazione definitiva. Questo è un po' anche una delle principali motivazioni per cui per alcuni servizi decido di utilizzare Docker, perché appunto permette una facilità di gestione e di installazione di versioni parallele di diverse versioni dello stesso servizio, proprio per effettuare anche dei test sul campo. Detto questo, passiamo alla schermata al PC e andiamo a vedere insieme come installare InfluxDB2 tramite Docker su OpenAbian a 64 bit. Eccoci passati alla schermata al PC. Oggi siamo in compagnia di una palla di pelo che vedete qua dietro di me, che se la dorme beatamente. E comunque passiamo all'installazione di InfluxDB versione 2 con Docker sull'OpenAbian a 64 bit. Quindi seguiamo la documentazione, selezioniamo Docker, prendiamo il comando di creazione del container andando a personalizzare le informazioni che sono variabili. Questo comando non fa nient'altro che creare il container Docker con l'immagine InfluxDB versione 2, lo chiama InfluxDB2, pubblica la porta 8086 sul Raspberry, monta due volumi chiamati InfluxDB2 data e InfluxDB2 config, in cui va a inserire il file di configurazione con eventuali personalizzazioni e i dati del database in modo tale da renderlo persistente, e poi lancia la creazione del container in modalità setup, a cui dobbiamo passare username e password che vorremmo poi utilizzare per l'autenticazione dell'utente amministratore, poi se ne possono creare anche altri, il nome dell'organization, che sarebbe il nome del database, diciamo, e il nome del bucket, che potrebbe essere l'equivalente della retention policy, quindi la vecchia autogen di InfluxDB1. Fondamentalmente tutte le tabelle di dati, quindi le measurement, andranno a finire dentro il bucket e uno o più bucket possono finire dentro le organization. A questo punto ci copiamo questo comando, lo incolliamo su un notepad e lo andiamo a personalizzare. La prima cosa che dobbiamo fare è cambiare la porta di pubblicazione sul Raspberry, perché la 8086 è già utilizzata dall'InfluxDB che attualmente sta girando sul Raspberry su un altro container Docker e che usa proprio la porta 8086. Quindi non possiamo pubblicare un altro servizio sulla stessa porta, quindi dobbiamo cambiarla. In questo caso io gli aggiungo un 1 e in questo modo le due istanze di InfluxDB non si danno assolutamente fastidio e possono coesistere. Questo è uno dei vantaggi, dei tanti vantaggi che ha la gestione dei servizi sui server utilizzando i container. Il mount va bene, andiamo a mettere l'utenza admin, la password mettiamo marco1234 . L'organization name lo chiamiamo OpenHub 4, così lo cambiamo rispetto all'altro, e il bucket name mettiamo autogen per adesso. L'immagine InfluxDB versione 2. Quindi prendo questo comando, vado sul mio Raspberry, entro come root e eseguo questo comando. Adesso ovviamente è la prima volta, quindi deve scaricare l'immagine nel Raspberry, la versione 2 dell'immagine di InfluxDB, perché la versione 1.8 ce l'ha già.
Una volta scaricata l'immagine creerà il container con i parametri che gli abbiamo passato da riga di comando. Ok, sembra che abbia finito. Per verifica possiamo andare a vedere su Portainer se è nato il container. Andiamo a vedere, questo è il Portainer del Raspberry. Ecco, vedete che io ho due container in FluxDB, uno versione 1.8 e uno versione 2 che coesistono tranquillamente, con l'unica differenza che la porta pubblicata sui due servizi che non può essere la stessa, ovviamente. A questo punto un'ulteriore verifica può essere quella di accedere alla console web di gestione. Infatti in FluxDB versione 2 ha una console web di gestione e di interrogazione dei dati. Questa la troviamo andando sull'indirizzo IP del Raspberry, porta pubblicata. Andiamo a vedere, ecco qua mettiamo le credenziali che abbiamo inserito prima nel comando docker, quindi admin marco1234 punto esclamativo, e dovremo entrare. Ovviamente il database è vuoto, dovrei però vedere il mio bucket creato, autogen. Vedete che qua si può settare una retention e cambiarla facendo in modo che, ad esempio, tutte le measurement inserite in questo bucket abbiano solo i dati delle ultime, ad esempio dell'ultima settimana. Quindi funziona proprio come la retention policy, anche se hanno cambiato un po' il concetto e i nomi, però diciamo che logicamente il concetto è rimasto quello. Quando poi faremo la migrazione dovremo fare la mappatura tra le retention policy e i bucket. Ovviamente il mio database è totalmente vuoto e a questo punto quello che possiamo fare è utilizzare un'istanza di test di OpenHub che io ho ancora sul vecchio Raspberry e farla venire a scrivere su questo database per vedere che effettivamente tutto funzioni. Quindi direi che per questo video possiamo fermarci qua, anche perché ho deciso di tenere i video un pochino più corti in modo che siano un pochino più immediati e più settoriali sull'argomento. E nel prossimo video andremo proprio a fare una prova a scrivere su questo database e poi a vedere i dati e provare a collegare Grafana per vedere se le dashboard si riescono a fare lo stesso come si fanno attualmente sulla versione 1. Penso proprio di sì, perché le avevamo provate con Windows, però qui siamo su un sistema operativo diverso, quindi è bene fare una prova prima di fare la vera e propria migrazione. Detto questo mi fermo qui, ringrazio chi è arrivato al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!